Signore e signori, buonasera, buongiorno, benvenuti in questo nuovissimo video di Roller Coin, dove con l'avvicinarsi della fine della Season 9 andremo a discutere su come affrontare al meglio la fine di una Season, gli errori da evitare, le cose da tenere conto e come prepararsi al meglio per l'inizio della Season 10. Prima di iniziare volevo ricordarvi, come sempre, che in descrizione trovate un link per iscrivervi a Roller Coin se ancora non siete iscritti ed ottenere 1000 satoshi di benvenuto, oltre a supportare enormemente il canale. Ed oltre a questo troverete tutti i miei link social, quindi Instagram, Discord per entrare nel mio server e parlare, discutere domande o problemi che avete col sito o in generale, e Twitch dove faccio le mie live, perché per chi non lo sapesse faccio anche delle live. Quindi seguitemi ovunque, trovate tutti i link in descrizione. Allora, come prima cosa, come vi ho già detto nell'intro, si sta per concludere la Season 9. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che al termine della season, cioè tra pochi giorni, adesso vedremo precisamente quando, l'event pass sarà resettato a livello 0, ci sarà anche un nuovo e completo event pass da poter acquistare e tutti i vostri RST, quindi token della season, andranno eliminati. Perciò cosa importante già da capire è usare tutti gli RST prima della fine della season. Per capire quando finirà la season e quindi la data di scadenza dei nostri RST e del season pass è molto semplice, bisogna andare nel pulsante qua in alto store che ci porta al season store o all'event pass direttamente e vediamo qui in alto al centro un timer che indica la fine della season. Al momento della registrazione di questo video mancheranno 5 giorni, 22 ore e 7 minuti. Poi, come ho detto, cosa significa la fine di questo timer? Beh, significa che il nostro event pass terminerà, quindi non potremo più progredire nell'event pass corrente, sarà resettato e sarà implementato un nuovo event pass con tutti dei nuovi reward, miner, RST e qualsiasi altra cosa. Avremo bisogno però, nel caso abbiamo upgradato il nostro event pass questa season, di ricomprare l'event pass premium la prossima season. Quindi se avete in questa season comprato l'event pass premium o il completo, la prossima season dovrete ricomprarlo nuovamente nel caso vogliate avere gli stessi vantaggi, quindi ottenere tutte le ricompense o ottenere tutte le ricompense immediatamente con quello completo. Ma cosa più importante che comporta la fine di una season è il reset degli RST. Questa è una cosa importantissima perché vuol dire che tutti gli RST che abbiamo accumulato durante questa season, grazie alle missioni giornaliere o settimanali o come reward, dovranno essere spesi prima della fine della season. Perciò, se ancora avete degli RST, che potete notare dal saldo qua in alto a sinistra nella seconda voce, nel secondo coin diciamo, vi basterà andare nel season store e spendere i vostri RST rimanenti comprando ciò che più vi aggrada. Potrete comprare batterie, potrete comprare casse di party, potrete comprare la Dream Vacation Case per ottenere un miner a caso, oppure i pass, cioè questi miner direttamente. L'importante è che li utilizziate tutti e che non ne lasciate nemmeno uno da parte perché sarà semplicemente perso. All'inizio della nuova season avremo dei nuovi RST, cioè rimarranno sempre chiamati RST, però saranno nuovi, quindi si resetteranno e dovremmo riaccumularli da zero, perciò è bene spendere tutti quelli che abbiamo ottenuto con fatica durante questa season. Ed ora che abbiamo spiegato, o vi ho spiegato più precisamente cosa vuol dire la fine della season e cosa succederà di preciso nel caso sia la vostra prima season o fine di season e inizio di una nuova, vi andrò a dire nel dettaglio cosa penso o come penso che sia meglio spendere i nostri RST in preparazione della nuova season, oltre a qualche altro piccolo trucco o dettaglio a cui fare attenzione. Allora, come prima cosa più importante, io vi sconsiglio caldamente e assolutamente di comprare la Dream Vacation Case, dal momento che costa un'enorme quantità di RST e la possibilità di ottenere un buon miner da essa è praticamente zero, quindi vi ritrovereste con dei miner meh e con tantissimi 750 RST in meno per casse che avete aperto. Poi, dal momento che immagino non ne abbiate troppissimi da parte o rimanenti, non credo nemmeno che comprare questi miner direttamente, cioè il Paris Pass, Indonesia Pass e Hawaii Pass, sia una buona idea. Dovreste fare un controllo nel momento in cui li andrete o andreste a comprare nel loro prezzo nel marketplace, nel caso li vogliate rivendere, e fare un calcolo se vi conviene più comprare e rivendere questi Paris Pass o comprare e rivendere parti e batterie per ottenere più RLT rivendendoli. Quello che personalmente vi consiglio di fare è comprare per l'appunto casse di parti o batterie. Per scegliere precisamente cosa comprare però bisogna fare attenzione a un paio di dettagli, ovvero, come sapete dal mio video precedente, ci sarà un rework dell'elettricità, quindi sarà possibile
che le batterie siano più richieste. Ancora non sappiamo quando questo rework sarà effettivamente implementato e se serviranno 2 o più batterie ogni giorno oppure la singola batteria come adesso, né come andranno a distribuire le batterie tramite daily quest o mid season o chi lo sa. Quindi io vi consiglio di comprare le batterie solo se siete tra le persone che crede che con il rework dell'elettricità saranno necessarie molte più batterie al giorno e che quindi il loro prezzo a domanda crescerà esponenzialmente, o insomma crescerà in generale, ed anche che non aumenteranno il numero di batterie che concederanno gratuitamente ai giocatori. Ma se non siete tra questo gruppo di persone, io personalmente ovviamente vi consiglio l'altra scelta, cioè comprare casse di party, dal momento che costano pochissimo ciascuna, solo 40 RST, quindi potrete comprarne tantissime e mettere da parte tantissime parti. Adesso capiremo bene perché indico mettere da parte, che vi potranno comunque anche essere utili per effettuare dei merge o rivendere in futuro. Nel caso optiate per questa via, quindi nel comprare casse di party, dovrete fare attenzione a una cosa però. Dal momento che la season sta terminando per tutti, quindi tutti stanno spendendo i loro RST in batterie o casse di party o pass, cioè i miner sotto, il loro volume in circolazione sta aumentando vertiginosamente. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che si andranno a vendere, dal momento che la gente semplicemente vuole usare i loro propri RST per ricavare più RLT, che il prezzo nel marketplace sta molto rapidamente scendendo, o per meglio dire si è abbassato un po'. Quindi cosa vi consiglio di fare e cosa vuol dire questo? Vuol dire che se anche voi vi farete prendere dal panico di usare assolutamente i vostri RST e di ottenere gli RLT il più velocemente possibile, andrete a comprare più casse di parti possibili e vendere nel mercato immediatamente tutte le parti che avete al prezzo più basso in modo da, insomma, venderle e fare il prima possibile gli RLT. Questo, a mio parere, è un piccolo errore, dal momento che con un po' di pazienza e tenendo le nostre parti da parte, scusate il gioco di parole, per qualche giorno o settimana fino all'inizio della nuova season, il loro prezzo ritornerà a quello precedente o insomma stabilizzarsi a un livello un po' più alto e quindi nel caso le vogliate rivendere, potrete fare più RLT rispetto a rivenderle immediatamente nel panico. Un fattore o dato in più a prova di questa mia teoria è che andando nel marketplace e guardando direttamente le parti possiamo vedere che esse costano adesso attorno ai 14 decimillesimi di RLT, vabbè diciamo 14, ok? Il loro prezzo è attorno al 14, mentre se guardiamo nello storico dei prezzi possiamo vedere che addirittura il loro prezzo medio sta già solo negli ultimi 7 giorni sempre calando di più. Una settimana fa era 14,36 e adesso sta scendendo fino addirittura a 12. Però andando a guardare gli ultimi 30 giorni o addirittura 60 possiamo vedere che prima dell'inizio della fine della season, chiamiamolo così questo periodo, il loro prezzo era intorno ai 15,5 o addirittura anche 16. Adesso bisogna vedere precisamente il periodo o il giorno. Anzi, andando addirittura a controllare negli ultimi 60 giorni, tanto tempo fa il prezzo era sui 16-17 decimillesimi di RLT ciascuna, e come potete vedere nell'ultimissimo periodo, quindi ultima 1 o 2 settimane, adesso si sta avvicinando alla fine della season, il prezzo è crollato vertiginosamente, a confermare e provare la mia tesi che comprare adesso tutte le casse di parti possibili e rivendere immediatamente tutte le parti comuni che otterremo non è una buona idea, dal momento che con un po' di pazienza e tenendo da parte le nostre parti per qualche giorno fino all'inizio della prossima season, il loro prezzo ritornerà sicuramente a risalire di almeno un po', e calcolato il quantitativo enorme di parti che faremmo, quella piccola quantità di prezzo in più moltiplicato per tutte le parti può fare la differenza di un bel po' di RLT. Bene, un'altra cosa però da ricordare e a cui fare attenzione nel caso vogliate comprare le parti è che all'inizio della nuova season, quindi all'inizio della season 10, non ci saranno lo stesso quantitativo di RST in circolazione e possibilità di comprare casse di parti da parte degli utenti. Quindi sicuramente ci sarà una richiesta molto più ampia, ma la domanda per le parti andrà sicuramente ad aumentare perché la gente fisicamente non può aprire più tantissime parti, dal momento che i primi giorni gli RST che si possono fare sono quelli, perciò ci sarà sicuramente una risanazione, diciamola così, del loro prezzo all'inizio della prossima season. Quindi con queste avvertenze o considerazioni che vi ho portato, vi ripeto, se comprate le casse di parti con i vostri RST, fatevi un favore e non vendetele immediatamente nel marketplace.
aspettate l'inizio della prossima season e vedete quando il prezzo ritornerà a risalire. Se invece siete dei giocatori che preferiscono e credono che il nuovo rework delle batterie e dell'elettricità porterà a una richiesta assai maggiore, come ho detto prima, di batterie giornaliere, assicuratevi di investire invece nelle batterie. Se non avete idea di cosa succederà e di cosa fare, comprate un po' di batterie, un po' di casse di parti, tenete tutto là e aspettate di vedere i prezzi come cambieranno e varieranno. L'altra cosa importante da notare però è il fatto che invece, al contrario delle parti, il prezzo delle batterie non è sceso così tanto. Da 0,57 è sceso a 0,54, 0,55. Quindi il comprare impanicatamente le batterie e rivenderle immediatamente non è un fenomeno che si è presentato, al contrario di, come abbiamo visto, le parti. E questo chiude un po', diciamo, le mie considerazioni e le idee e le strategie da utilizzare per la fine della season e l'inizio della nuova. Quindi è tempo di spostarci dall'utilizzo dei nostri RST all'utilizzo dei nostri RLT per i miner della season, perché, come credo immaginerete, e se non lo avete immaginato o lo sapete, adesso lo saprete, questi miner scompariranno temporaneamente dalla circolazione, cioè non saranno più ottenibili in altri modi. Mi riferisco al Dala Miner, al Treasure Hunter, il Kakomati, eccetera eccetera, tutti questi miner che erano presenti nel Season Pass. Ora, il discorso è: vale la pena ed ha senso comprare questi miner oppure no? Dal marketplace intendo. Il discorso è leggermente complesso, dal momento che non c'è una risposta precisa. Ci sono dei diversi punti di vista e poi ognuno deve fare le proprie scelte. Secondo le mie esperienze passate, di sicuro ora è il momento in cui la quantità di questi miner è più presente nel mercato, cioè gli ultimi giorni prima della season è il giorno in cui i giocatori saranno andati più avanti possibile nel loro event pass ed avranno ottenuto più miner o ricompensi possibili. Questo cosa vuol dire? Che prima della fine della season, probabilmente, andate a controllare, il prezzo dei miner dovrebbe stare iniziando a scendere, oppure già sceso. Insomma, andate a controllare, vedete personalmente giorno per giorno, ora per ora, perché qui le cose si muovono molto in fretta. E considerando che il craft o merge di questi miner a livello uncommon è estremamente vantaggioso, cioè richiede pochissime quantità di parti rispetto a miner con la stessa potenza, io personalmente vi consiglio di riuscire ad acchiappare qualcuno di questi miner dal mercato e mergiarlo almeno a qualità uncommon, per farvi con poche parti, dal momento che ne avrete tantissime da tutte le casse che avete aperto, il bonus e energia in più. Però ovviamente prima di fare questi acquisti e questi merge andate personalmente a controllare i miner della season, chiamiamoli così, a cui siete interessati, e vedete se il loro prezzo è per voi abbordabile, se ha senso, se costano troppo o se riuscite a trovare delle alternative che magari vi costano meno per la stessa quantità di potenza e bonus. Soprattutto però una cosa a cui fare attenzione è che con l'inizio della nuova season, quindi quando questi miner saranno immediatamente rimossi dal season pass e impossibili da ottenere, il loro prezzo avrà un leggero picco, una leggera risalita, dal momento che ci sarà molta gente che impanicherà, li comprerà immediatamente perché oh mio Dio non si possono più ottenere, quindi il loro prezzo e domanda crescerà rapidamente per un brevissimo lasso di tempo. Infatti poi il loro prezzo tornerà a scendere e stabilizzarsi a quello che realmente valgono. Quindi nel caso vogliate comprare questi miner e averli per voi, non fatelo immediatamente all'inizio della prossima season, o prima o dopo, quando le acque si sono un attimo calmate e i prezzi saranno tornati un po' più bassi e ragionevoli. Quindi questo è il mio punto di vista e la mia prospettiva sui miner della season e sul come affrontare il cambio / cosa comprare, cosa non comprare, cosa ottenere, eccetera eccetera eccetera. Io personalmente, vi dico la mia, andrò a comprarne qualcuna, a fare un paio di uncommon giusto per avere il bonus in più con pochi RLT e soprattutto poche parti, anche perché era il mio obiettivo dall'inizio della season. I loro craft sono estremamente vantaggiosi, non so quanta gente l'abbia notato, quindi mergiarli e averne almeno, che ne so, il missionario o l'aeroplano a qualità uncommon, forse anche l'inclusion miner, è un must have, cioè qualcosa che bisogna avere. Detto questo, un'altra cosa molto importante a cui tenere conto è vendere immediatamente, sto parlando rispetto alla nuova season, i miner che si otterranno dal season pass, perché nel primo periodo saranno sicuramente overprezzati, non ce ne saranno moltissimi in giro, la gente che ha tantissimo bonus ha bisogno di nuovi miner per aumentarlo e quindi è disposta a pagare di più, perciò se all'inizio della nuova season otterrete dei miner nuovi, li rivenderete immediatamente con
con l'intento di ricomprarli in futuro quando il loro prezzo si abbasserà, è un'ottima strategia e di sicuro vi farà guadagnare qualche RLT. Personalmente è una strategia che ho utilizzato io durante questa season, infatti appena ottenevo dei miner da questo season pass li vendevo più o meno subito, ed ora se li andassi a ricomprare almeno 15 RLT di profit sono sicuro che riuscirei a tirarli fuori, ricomprandomi quindi un paio di missionari, country loading eccetera eccetera eccetera, quello che c'era. Perciò tenetevi pronti con la prossima season, quando otterrete dei miner nuovi vi consiglio di venderli subito per ottenere più RLT e ricomprarli successivamente quando il loro prezzo si sarà stabilizzato, perché un maggior numero di essi sarà in circolo. E detto questo si concludono i miei pensieri e idee sul fine di una season e l'inizio della successiva, quindi i miei pensieri, strategie, punti di vista, azioni da compiere, non compiere, analisi da fare eccetera eccetera eccetera. Io spero che questo video vi sia stato utile, che abbiate imparato molte cose nuove e che siate estremamente più pronti a finire questa season e a iniziare la prossima senza troppi dubbi o incertezze o commettendo errori. Nel caso fosse così vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento e di iscrivervi soprattutto al canale. Inoltre, se siete nuovi e non vi siete ancora iscritti a Rollercoin, vi ricordo il mio link in descrizione per ottenere 1000 satoshi di bonus e supportare il canale, quindi aiutarmi a fare questo tipo di video anche un po' più frequentemente e più facilmente. Per altri dubbi, incertezze o domande potete contattarmi tranquillamente su Discord o su Instagram, dove volete, non c'è nessun problema. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, vi do un grosso abbraccio, vi auguro un fantastico resto della vostra giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!